Bene, sono Franco Benati, Sales Manager di SIPAV, azienda facente parte del gruppo CEMB, quindi costruttori sostanzialmente di attrezzatura. Qui diciamo mi faccio portavoce un po' di tutto quello che è il mondo del capital equipment, quindi dei costruttori di attrezzatura, parlando di accettazione del veicolo, partendo da come veniva eseguita un'accettazione di un veicolo in officina e che ancora oggi in molti casi viene effettuata in questo modo, come veniva effettuata, come viene effettuata generalmente oggi con gli standard più moderni e quello che può essere invece un modo moderno e straordinario che poi vi presenterò. Diciamo che l'accettazione del veicolo, che è comunque sempre stata strategica nell'officina per l'accoglienza del cliente, per la valutazione degli interventi da fare del veicolo, in passato era affidata sostanzialmente alla soggettività dell'accettatore, quindi attraverso operazioni manuali, attraverso valutazioni comunque soggettive, venivano date indicazioni all'utilizzatore del veicolo sugli stati manutentivi e sugli interventi da fare sul veicolo. Oggi diciamo che esistono sistemi già più moderni, già in parte anche gestiti da intelligenze artificiali, che consentono di oggettivare le valutazioni dello stato di sicurezza del veicolo, per arrivare poi a una proposta manutentiva. Diciamo che avrete visto tutti quelli che sono sistemi che al passaggio del veicolo misurano automaticamente la profondità del battistrada, sistemi che possono attraverso delle tecnologie a sensori o scanner misurare la geometria delle sospensioni, quindi individuare se ci sono problemi di assetto sul veicolo, come anche sistemi che sono in grado di scannerizzare la carrozzeria attraverso sistemi di intelligenza artificiale, anche automaticamente definire quelli che possono essere i danni in modo automatico, come anche la gestione dei fari intelligenti attraverso degli strumenti che in modo intelligente riescono a capire se il faro funziona correttamente. Bene, tutto questo gestito da un operatore. Quindi tutti questi sistemi attualmente sono gestiti da un operatore e sono canalizzati in un location, in una diciamo, logistica di accettazione dove la problematica è gestire il flusso in ingresso dell'officina e fare sì che non ci siano comunque perdite di tempo o imbuti, ma non è detto che le strutture oggi siano tutte diciamo, predisposte ad avere una canalizzazione del flusso in ingresso in officina. Okay. Quindi vediamo quello che può essere il futuro dell'accettazione. Provate a immaginare un sistema robot, possiamo far partire il primo video, quindi possiamo pensare al veicolo che sosta in officina, quindi un robot che parte dalla semplice scansione della targa, quindi attraverso la targa poi ha tutti i dati specifici del telaio e quindi tutti i dati forniti dal costruttore, questo robottino che gira attorno al veicolo e che misura lo stato della profondità del battistrada, è in grado di leggere il DOT, la marca del pneumatico, la misura del pneumatico, girando attorno al veicolo è in grado di scansionare la carrozzeria, vedere se ci sono danni, individuare gli angoli geometrici delle ruote, interfacciarsi con i sistemi ADAS, riuscire addirittura, come vedete anche poi nel video, a intercettare i fari e a dialogare col faro intelligente per capire la sua efficienza. Ecco, tutto questo in pochi istanti e soprattutto andando col sistema robotico dove il veicolo sosta, quindi non canalizzando più un sistema di accettazione in un diciamo, percorso obbligato,
ma andando dove il veicolo sosta, quindi andando a ottimizzare tutte quelle che sono le tempistiche anche dell'accettazione. Quindi riusciamo ad avere un'accettazione più rapida, più precisa e digitalizzata. Ecco, i vantaggi sostanzialmente che offre questo tipo di sistema sono l'efficienza e la precisione, perché sicuramente le misurazioni effettuate dall'uomo possono essere soggette anche a errori umani che tipicamente un sistema robotizzato riesce ad escludere, oltre che essere anche più veloce. Quindi riduzione anche dei termini di fermata del veicolo, perché attraverso comunque una gestione di tutti questi dati che in pochi istanti vengono compresi ed elaborati dall'intelligenza artificiale, si riesce a fare, come ci diceva il nostro amico Marco prima, anche una manutenzione predittiva, quindi riuscire a gestire meglio tutte le tempistiche anche di interventi che devono essere eseguiti sul veicolo, anticipando anche i problemi in questo modo. Poi l'ottimizzazione della sicurezza, perché interfacciandosi automaticamente con tutti i sistemi di controllo e di assistenza alla guida, riusciamo ad avere sempre sotto controllo questi sistemi. Okay? Io farei partire il secondo video perché attraverso l'assistenza del robot possiamo andare a simulare quella che è la dinamica del veicolo senza uscire fuori col veicolo, senza andare per strada. Molte calibrazioni oggi dei sistemi ADAS devono essere fatte in dinamica, possono essere fatte sia in statica, ma devono essere fatte anche in dinamica. Ecco, in dinamica, se noi all'interno dell'officina con un veicolo che sosta su dei rulli che simulano la dinamica del veicolo in guida, con un video generato da intelligenza artificiale che ripropone il percorso che il veicolo deve fare per andare a tarare i sistemi ADAS, e con il robot che si avvicina al veicolo riusciamo a verificare, quindi non solo a calibrare, ma anche a verificare che questi sistemi effettivamente funzionino. Io riesco a valutare come funziona un cruise control adattivo senza bisogno di uscire fuori dall'officina e provare il veicolo per strada. Posso verificare una frenata assistita. La frenata assistita, se voglio verificare se effettivamente funziona o no, sì, la posso calibrare, ma poi se la voglio verificare effettivamente che funzioni, devo provare ad andare a urtare contro un muro, voglio dire, oppure in officina metto un cartone davanti e provo a vedere se il veicolo poi mi frena effettivamente. Ecco, attraverso questi sistemi riusciamo a simulare le situazioni e a testarle in modo preciso e soprattutto in assoluta sicurezza, anche perché provare questi sistemi con ambienti condizionati dalle condizioni atmosferiche che possono essere disagiate, nebbie, il traffico stesso, quindi anche la possibilità di avere dei sinistri che poi diventano spiacevoli per la gestione, anche per il cliente finale che pur anche risarcito, però abbiamo un fermo macchina, abbiamo comunque delle complicazioni. Ecco, in tutto questo dobbiamo anche evidenziare l'aspetto strategico dell'uomo, cioè il ruolo dell'accettatore che si trasforma. L'accettatore non è più un tecnico che si occupa della gestione del veicolo, ma diventa un programmatore, un gestore di sistema, una figura che è in grado di elaborare anche dati complessi, ma il suo ruolo principale rimane quello di aumentare la centralità del rapporto umano in un contesto digitale. E questo è fondamentale, perché l'intelligenza artificiale gestita da un robot può snaturare quello che può essere il rapporto e la comunicazione con l'automobilista, col cliente finale. Ecco che qui il ruolo dell'accettatore
deve trasformarsi e diventare sempre di più quello che comunica con il cliente, quello che è in grado di trasferire sicurezza, di trasferire trasparenza, di trasferire fiducia, perché il cliente finale non si potrà interfacciare con un robot. Il robot è la bicicletta, anzi il razzo è quello che è in grado di formulare tutta una serie di rilevamenti automatici che poi devono essere gestiti da chi sa programmare il sistema, ma che lo sa poi anche gestire e trasferire in modo, diciamo, umano il risultato di questa nuova accettazione. Quindi diciamo che l'officina del futuro è un'officina che sicuramente sarà straordinaria, ma dovrà essere sempre di più centrale e rendere l'esperienza di accettazione del cliente finale sempre più straordinaria, soprattutto per un automobilista che guida un'auto Sapiens. Grazie.